Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. La pipì a letto o enuresi notturna è una situazione assolutamente normale nei bambini molto piccoli che stanno ancora imparando a controllare il proprio corpo, specie nel sonno. Quando però questa condizione interessa bambini al di sopra dei 5-6 anni, è importante rivolgersi al pediatra per intervenire in modo efficace e senza conseguenze psicologiche nello sviluppo del bambino. In questo video capiamo quindi cos'è l'enuresi notturna, quali sono le cause e i rimedi. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. L'enuresi notturna è quella condizione in cui ai bambini al di sopra dei 5 anni capita di bagnare il letto durante il sonno, non in modo occasionale ma con una certa frequenza e costanza. Si parla di enuresi notturna infatti quando la pipì a letto capita almeno 2 volte a settimana per almeno 3 mesi consecutivi. In questa situazione è importante non soprassedere e rivolgersi al pediatra. Si distinguono diversi tipi di enuresi notturna. L'enuresi notturna viene definita primaria se il bambino non ha mai acquisito il controllo completo degli sfinteri durante la notte ed è la condizione che interessa la maggior parte dei bambini. Se invece il problema sorge dopo almeno 6 mesi di notti asciutte, si parla di enuresi secondaria. Questa condizione interessa non solo i bambini, ma può interessare anche adulti e anziani che a causa di svariate patologie o traumi abbiano perso il controllo della minzione. Un'altra distinzione va fatta tra bambini che hanno il solo problema della pipì a letto, e in questo caso si parla di enuresi monosintomatica, e di bambini che invece presentano anche altri sintomi durante il giorno. In tal caso si parla di enuresi non monosintomatica. Tra i sintomi collegati ricordiamo la minzione troppo frequente o poco produttiva, l'urgenza di fare pipì, lo sforzo nel fare pipì, un getto debole o interrotto. Soffrire di enuresi notturna è più probabile per i bambini i cui genitori ne abbiano sofferto durante l'infanzia, quindi c'è sicuramente una familiarità, ma è importante indagare perché le cause possono essere svariate. Nel caso dell'enuresi primaria, le cause sono da attribuire ad una alterazione o ad un ritardo nella maturazione dei processi fisiologici che regolano il controllo. Quindi, per fare un breve elenco, ridotta produzione di ormone antidiuretico e quindi eccessiva produzione di pipì durante la notte, ridotta capacità della vescica o vescica iperattiva e difficoltà a svegliarsi allo stimolo della pipì. A proposito di questo ultimo punto, la difficoltà a risvegliarsi, si potrebbe pensare che almeno questi bambini hanno un sonno profondo e ristoratore, e invece dagli studi è emerso che ci sono continui tentativi di risveglio che si manifestano anche con movimento delle braccia e delle gambe, quindi questi bimbi non solo bagnano il letto ma non dormono neanche bene. Nel caso dell'enuresi secondaria invece è importante escludere altre cause patologiche come le infezioni delle vie urinarie e il diabete. Le possibili cause della pipì a letto possono essere molto altre e in genere il pediatra indaga molto sulle abitudini comportamentali, proprio per escludere alcune cause che possono essere trattate senza un approccio farmacologico. Un esempio è la stitichezza. Un bambino stitico avrà un intestino gonfio che andrà a schiacciare sulla vescica riducendone la capacità. Oppure l'abitudine di bere molti liquidi la sera, soprattutto se contenenti zucchero, caffeina e coloranti, perché stimolano la produzione di urina durante la notte. È molto comune la convinzione che la pipì a letto sia provocata da turbamenti psicologici. Sicuramente un bambino agitato e preoccupato non dormirà bene e questo si può manifestare anche con il bagnare il letto. Ma oltre a risolvere eventuali conflitti per il benessere generale del bambino, è importante considerare quali possono essere le conseguenze psicologiche dell'enuresi notturna. Sentirsi in difetto, non capaci o dover rinunciare all'andare a dormire a casa di un amichetto oppure a una gita di più giorni può influire molto negativamente sul benessere del bambino. Visto le possibili cause e conseguenze, credo che sia intuitivo il perché la pipì a letto non vada sottovalutata, ma bisogna rivolgersi al pediatra per individuare le cause e rimediare in modo efficace. Una volta individuata la causa del problema, infatti, il pediatra potrà intervenire con la strategia più adeguata. In caso di enuresi primaria potrebbe iniziare tutto con una terapia di tipo comportamentale. Alcuni pediatri
pediatri consigliano la redazione di un diario minzionale, cioè un diario nel quale annotare quanti liquidi assume il bambino durante il giorno, quante volte fa la pipì durante il giorno e quante volte bagna il letto di notte. Dopo circa un mese di osservazione si valuta la situazione e si notano eventuali miglioramenti. Alcuni suggeriscono anche l'uso degli allarmi notturni, dei dispositivi che con dei sensori rilevano l'umidità all'interno delle mutandine, facendo partire un allarme sonoro che sveglia il bambino. L'utilità sarebbe quella di aiutare il bambino a riconoscere lo stimolo e a imparare a svegliarsi. Chiaramente queste strategie possono avere successo se nel frattempo si adottano delle abitudini corrette che potremmo riassumere nell'elenco di cose da fare e da non fare. Non colpevolizzare il bambino, ma coinvolgerlo attivamente e positivamente nella rieducazione. Garantire il giusto apporto di liquidi durante il giorno, ma limitarlo prima di andare a dormire. Allenarsi a riconoscere lo stimolo durante il giorno assecondandolo al momento giusto, cioè quando la vescica è piena, e non fare le pipì preventive. Riconoscere e trattare la stitichezza. Evitare le bevande zuccherate contenenti caffeina e coloranti. Quando la terapia comportamentale non basta, oppure il medico ne ravvisa la necessità e quindi in abbinamento alla terapia comportamentale, è possibile ricorrere a farmaci che agiscono sulla produzione di urina notturna o sull'attività della vescica. Ad esempio la desmopressina, disponibile sotto forma di compresse o spray, riduce la produzione di urina notturna. In questo caso è ancora più importante non dare liquidi al bambino prima di andare a dormire, perché il corpo non potrà eliminarli a causa del farmaco. Un altro farmaco impiegato è l'ossibutinina, che riduce l'attività della vescica. Lo scopo di queste terapie farmacologiche è quello di sostenere il bambino durante l'acquisizione di corrette abitudini, per poi essere gradualmente sospese sempre sotto la supervisione del medico. Abbiamo visto perché i bambini fanno la pipì a letto, perché è importante aiutarli e come farlo. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.